Mi sembra di essere a pecora sul lettino. Come si è alzata! Allora ragazzi, ho appena parcheggiato di fronte alla Ducati di Pisa perché oggi c'è un evento in cui fanno provare alcune moto, tra cui il V2, nuovo V2 2020 e il Ducati Multistrada 1260, che sono molto curioso di provare, quindi sono venuto. Vi aggiorno anche su alcune notizie, ma niente, adesso direi di andare a iscriverci per le prove e poi vi racconto tutto il resto mentre siamo in sella. Ragazzi, siamo in sella attualmente al Multistrada 950, siamo in mappatura Touring, ci ha messo la mappatura Touring ma noi la cambieremo quasi subito. Aspettiamo un attimo Andrew che ha preso la 1260, la V2 era attualmente occupata. Adesso abbiamo una prova di 10 minuti, quindi in realtà faremo una girata tranquilla e non farò un vero e proprio test ride, ma è stata così un'occasione per venire a provare qualcosa di diverso. Ok, sono riuscito a metterla su sport, ecco il V2. Ovviamente non mi avete visto in sella alla 790 perché, come avete visto, avevo qualche problema, ma nulla di che. Praticamente c'era semplicemente la pompa della benzina che si è un po' bloccata per un difetto, insomma ci può stare. Adesso me la stanno sostituendo in garanzia. La grossa novità di cui volevo parlarvi è il fatto che mi è venuta una strana voglia di un'altra moto che adesso non posso dirvi perché è un segreto. Addio, ho passato il 1260 a FO. Comunque la novità è che voglio cambiare moto, ragazzi, quindi ho messo in vendita la 790 Adventure. Per chi fosse interessato potrete scrivermi in privato e vi mando l'annuncio. Devo dire che il 950 ha veramente un'erogazione dolce, pur essendo un bicilindrico. Scuote molto meno anche della 790, un pochino più lineare anche sui bassi regimi. Cambio elettronico che lavora da Dio, leggermente forse rigido in scalata, però a salire entrano da far paura. Proviamo una partenza. Forse va un po' meno della 790, non ho guardato tutte le statistiche, ma sembra meno aggressiva, pur essendo più grossa di cilindrata, molto più dolce e lineare. Andremo veramente forte. La fai provare un pezzettino qui e te la ridò? Io la trovo qui, Sì, 1260, qui abbiamo tanti cavalli, questa è la versione enduro. Ora si ragiona. Ovviamente ragazzi c'è il controllo di trazione attivo, non ho voglia di stare 3 ore a smanettare per toglierlo e quindi la moto non si alza e entrano i controlli. Madonna! Allora questa la confronterei più con ovviamente il 1290 Adventure della KTM. Direi che sui bassi è un pochino più morbida, tende a strapparti meno, va un po' più piano sui bassi, però quando entra in coppia va veramente forte. Non saprei dirvi se va più l'una o l'altra, vanno tutte e due veramente tanto. Se togli i controlli voli! Poi magari vediamo di fare un test approfondito. Adesso ci hanno dato 10 minuti, quindi è veramente una roba veloce che non si fa in tempo nemmeno a assaporare la moto. Bella, eh? È bella, 160 cavalli anche lei. 160, sì. Se ci metti un bello scarico. Diciamo che ti dà meno magari la botta di adrenalina perché è molto lineare, ma il motore va veramente forte, tanta roba. Mi piacerebbe su entrambe poter fare una prova più approfondita, ma sicuramente l'occasione ci sarà. Anche veramente molto maneggevole in curva, sembra di guidare una moto più piccola. Comunque ragazzi, ora molti di voi chiederanno: ma perché hai deciso di venderlo, come mai? Sappiamo tutti come siamo fatti noi motociclisti e quando ci viene qualcosa in testa è difficile farla uscire, quindi niente, me la sono voluta un anno e ho deciso di fare questo cambiamento. Non voglio ancora dirvi appunto su cosa andrò, ma a breve lo saprete.
fatemi sapere anche se avete qualche idea, sparatela pure nei commenti, vediamo se ci azzeccate. Ovviamente non ve lo dirò anche se azzeccate, però se volete provare per capire se siete lontani. Devo dire che è una cosa molto difficile da indovinare, non è per niente facile. Ho frenata da Dio, toccato i freni, non ho spinto nemmeno tanto e ha fatto una staccata spaventosa. Ora mi sento. Ragazzi, io con le super sportive è come Spavald sull'enduro. Siamo in sella al V2 2020, mi sembra di essere a pecora sul lettino, sensazione abbastanza brutta. Adesso siamo su mappa street. Ho cambiato di frizione, ma in realtà il cambio elettronico, ma mi è venuto di farlo. Ragazzi, la posizione per me che sono abituato alle turismo è veramente scomoda, ma ovviamente è dettata dalla mia abitudine. Una cosa di cui mi rendo conto subito è che scalda tanto, ragazzi. Sono appena partito e sento un sacco di calore sulle cosce, veramente tanto, che esce da accanto alla sella. Il calore è parecchio per essere inverno, e per essere inverno il fatto che lo senti vuol dire parecchio, perché mi immagino d'estate magari col caldo ti brucia. Direi che è arrivato il momento di metterla in mappa sport. Sentiamo come cambia l'erogazione. Madonna se viaggia! Si sente tanto la differenza, parecchio. Ragazzi, toccare i 200 è una volata veramente. Anteriore lo senti veramente preciso, si sente che la ciclistica di questa moto è veramente ben fatta. Sopra i 7-8 mila giri fa paura. Che bestia, spettacolo. Comunque devo dire che dopo un po' alla posizione ti abitui, anche se carica veramente tanto sui polsi, ovviamente, per forza di cose. Che te ne pare? Va! Va parecchio. Io sono abituato a un GS 1150. Cioè, come apri il gas arriva a 200 è un battito di ciglia, Infatti non so come fanno ad andarci per la strada. Poi con questa posizione qui. Comunque ragazzi, l'unico indizio che vi darò sulla prossima moto è che è una moto che punta un po' più alla strada rispetto a 790 Adventure R, che è molto fuoristradistico, mentre quella che prenderò appunto sarà più stradale. Questo è l'unico indizio che vi darò, poi magari prima di fare il video della presentazione vi inizierò a dare qualche indizio, però per ora vi lascio solo a questo. Devo dire che una cosa positiva di questa moto è che anche ai bassi regimi, o regimi come preferite, non strattona, quindi si riesce comunque a tenerla anche bassa. Come vedete adesso siamo in terza, a bassissimi giri la moto riprende senza problemi. Invece mi sarei aspettato un po' più uno strattonamento dovuto al bicilindrico. Come si è alzata! Ha guardato meno di 0, ma va bene.
Allora ragazzi, abbiamo provato tutte e tre le moto, veramente tanta roba, anche se in 10 minuti veramente si può provare poco, quindi vi ho detto proprio le sensazioni che mi venivano spontanee in quel momento. E niente, però il video principalmente l'ho fatto per annunciarvi appunto la messa in vendita della mia moto, e niente, vi aggiornerò presto sulle novità. Quest'anno ce ne saranno tante, quindi mi scuso se in questo periodo ho pubblicato poco, ma tra questa cosa, tra il fatto del lavoro che sono sempre lì, è stato veramente duro gennaio, quindi spero di poter ripartire prestissimo a fare tanti video. E niente, ci vediamo nel prossimo, lasciate un bel like, commentate e mi raccomando provate a indovinare la prossima moto. Bella!